350 km, non ho la certezza che dove arrivo ci sia benzina. Benzina in Angola non c'è, ma quando c'è costa niente, costa 28 centesimi al litro. Questa strada è piena di baobab. Ok, scusami tesoro se ho malignato, ma che stai facendo? Vai corretto. Va bene. Good. Oh, ci sei stato dalla parte giusta, eh? This bike is more expensive than this car. Are you serious? Sta arrivando il temporale. Parla inglese? Fanciulli, buongiorno da Luanda, capitale dell'Angola. Oggi, sotto la minaccia di un po' troppi nuvoloni neri, ci spostiamo in direzione est e raggiungiamo le seconde cascate più grandi dell'Africa, le cascate di Kalandula. Vai, obrigado! Ho passato 3 notti in questo splendido campeggio. Ho ricaricare le batterie mie e un po' perché ho dovuto fare un po' di manutenzione alla moto, soprattutto ho cambiato le gomme prevalentemente. Se riesco a fare la zizzata come l'altro giorno era lì, facciamo qua. Non fate scherzi, eh? Passiamo all'inizio della stagione delle piogge, quindi adesso, vabbè, prima tappa benzina, fondamentale qui in Angola, che io continuo a non capire. Sono tra i maggiori produttori di petrolio dell'Africa e non c'è benzina e benzinare, non si capisce. Quando c'è ci sono delle file chilometriche, anche perché ci aspettano 350 km, pure qualcosa di più, e poi non ho la certezza che dove arrivo ci sia benzina, quindi devo rifornire ogni volta che posso. Via! Davanti ho montato delle Michelin Aneghi Wild usate, ma usate pochissimo, sono praticamente nuove, e quindi ho risparmiato parecchio perché qui in Angola hanno delle tasse di importazione elevatissime, per cui mi avevano quotato delle gomme nuove tra i 200 e i 300 euro. Buon dia! Invece qui dietro ho messo queste Michelin Trackers che non mi piacciono manco, cioè no, non è che mi piacciono, e queste dureranno 20 minuti, temo, però queste c'erano, queste ho preso, tra l'altro sono 120-100 anziché 120-90, ok? E quindi praticamente sento, siccome tra l'altro quelle di prima erano finite, sento proprio la differenza di rapporti, cioè in quinta è come la sesta prima. 1200. Obrigado. 1200 ragazzuoli, 1 euro, ho messo 4 litri. Benzina in Angola non c'è, ma quando c'è costa niente, costa 28 centesimi al litro, 29. Dicevo, queste Michelin Tracker sono proprio da enduro, quindi hanno, come avete visto, questi tacchettoni molto radi e molto alti, quindi non dureranno moltissimo. Devo fare un po' di attenzione da tutto l'asfalto, ma questo c'era, ho girato tutta la città, ho scritto, ho chiamato tutti i meccanici possibili immaginabili, zero, tranne un paio di robe a prezzi proprio fuori di testa.
e quindi vabbè, ricambieremo in Namibia. Allora, questa strada è piena di baobab, che sono i miei alberi preferiti insieme alle nostre querce, gli ulivi. Veramente gli alberi meravigliosi, ce ne sono parecchie tipologie di specie diverse, tant'è che li ho messi anche nella sigla del canale. È troppo. Sono veramente alberi assurdi, ci sono tante specie diverse, però tendenzialmente hanno tutte una caratteristica comune, che è la corteccia liscia e questa tendenza a avere la parte sotto del tronco quasi abnorme rispetto al resto dell'albero. Let's find After 1 month, we are in the same speed, eh? But, where are you going? Calandula. Ah. I think there are not many things to Calandula and the Piedras Negras. Yeah. So, great, you managed to get out from the gorillas. Great. Absolutely. I fall 4-5 times, I think. I didn't even try. No? Going down, the tire was spinning, going down. Imagine going up. I put the bike on a jeep. No, it was no way. The first time I fall was going there in the first charco de agua. Ajá. En el charco, ¡pah! ¡Mierda! ¿Vamos? Ok, vámonos, sí. Un placer de verte de nuevo. Ha sido una sorpresa total. Sì, total. Incredibile. Non era preparata, non lo sapevamo cioè sapevo che era in zona, ma addirittura incontrarci così. Ragazzoli, siamo arrivati alle cascate di Calandula e siamo a 1 chilometro, cioè si vede gli spruzzi dell'acqua. Sono in teoria le seconde cascate più grandi dell'Africa dopo le Victoria Falls. Questo sostanzialmente è l'ingresso del costosissimo resort che affaccia proprio sulle cascate. Sembrerebbe essere il punto migliore da cui guardarle. Mille.
Eu passamiglia, Questa parcheggiamo all'ombra. Una certolina? Belle. Poi questo posto è figo, però costa un'ira di Dio, non so se le camere costano tra le 2 e le 500 euro, una roba del genere. Vediamo se questo adesso fa il furbo come fanno tutti con il resto. Ok, brigato. Oddio. E invece no, scusami tesoro se ho malignato, però qua fanno tutti così, non c'è resto, poi spariscono e restano voi di più. Scusami. Adesso 129 km per arrivare all'altra cascata, che è un po' diversa. Mancano 2,5 km alle rapide di Quanza. Sono delle cascate, ma in realtà anche delle rapide. Il nome viene dal fiume Quanza, che tra l'altro, stavo ripetendo, dà anche il nome alla moneta angolese. Ma che stai facendo? Scusa, ma ti sembra normale? Beh, in realtà non è proprio come me lo immaginavo.
Wala tremendo na. No. Oh, la Cristiano vai por re. Va bene. Good. Kangandala. Malimu etaki mananja sdade. Kisua. Akita me Davvero kwanza. Tipo Italien Kauria, Kipende Ok, quindi 125 km per arrivare a casetta. Adesso usciamo da questo sabbione e poi ci aggiorniamo dopo. Intanto dovrebbe essere, anzi senza dovrebbe essere, sarà tutto asfalto. Nel frattempo, brevissimo aggiornamento tecnico. Allora, dopo che ho cambiato le gomme a Point Moré in Congo, che ho chiesto di far pulire la pizza del giorno anteriore perché si era tutta incrostata e poi i due pistoncini non usciva bene, quindi le pasticche mi si stavano consumando in maniera simmetrica e quel deficiente veramente neanche se gli stai gonfiato sul collo riesci a evitare tutte le problematiche che sono in grado di creare, perché certe volte non ci non puoi pensare che possano fare determinate cose, cioè non è talmente, certe volte fanno delle cose talmente stupide che tu non le riesci a prevedere e talvolta, e questo è stato uno di questi casi, anche mentre li vedi che fanno quelle cose, il tuo cervello non è in grado di processare l'informazione, cioè non ci puoi credere che sta a fare una cosa del genere. Questo deficiente che ha fatto ha messo l'olio sui pistoncini, tra l'altro vabbè, già mettere l'olio lì del motore non è stata proprio per nulla una buona idea, ma facciamo che va bene. Ne ha messo 1 tonnellata, quindi è colato dappertutto, ma non solo, poi l'ha un po' sparso, diciamo, con la punta del cacciavite, e poi quello stesso cacciavite l'ha usato per allargare le pasticche e poi ristringere premendo sul freno per far muovere avanti e dietro i pistoncini, e quindi mi ha imbrattato l'olio del motore e le 2 pasticche e mi sono fatto almeno 1500 km con la moto che praticamente davanti non frenava, rallentava appena, cioè come, non lo so, come se mi premessi a mano le pasticche. Adesso pare che piano piano stia recuperando, non è tornata ancora agli antichi splendori, che tra l'altro non ha mai splenduto particolarmente perché non ha mai frenato neanche davanti, però insomma frenava, ecco. Vabbè ragazzuoli, ci vediamo dopo. Oggi sono entrato dalla parte giusta, vado all'applauso. Via. Excuse me. This bike is more expensive than this car. No. Absolutely not. No. How is possible? How you can imagine that a motorbike is more expensive than a car? Of course. Are you serious? Okay. Stop. Okay. Cioè, quello mi ha chiesto se la mia moto costava più di quella Jeep costava come a casa mia. Gli africani hanno proprio un concetto completamente sballato di quello che può essere le disponibilità economiche di un bianco, cioè per loro un bianco è Bill Gates, puoi essere pure un morto di fame come me, ma per loro sei Bill Gates, cioè se la tua moto costa 1.000.000 euro, non costa 4.000 euro. Oh, porco turno. Oh, un po' arrogante uscito. Mancano 20 km e sta arrivando il temporale. Allora, siamo arrivati a Kakuzo, si sta ridendo locato e dovrebbe essere un attimino
però base per un paio di giorni. Osteria Caruso. Boa tarde. Boa tarde. Fala inglês? Ajá. Na recepção. Ok. La moto? Tem pintar. Sim. Ok. Puede abrir? Sim, é só da roda. Ok. Boa tarde. Boa tarde. O quarto solteiro, 15.500. Boa tarde. Ok, e quanto costa questo? Quanto costa? 11.500. 11, ok. E questa? Quanto costa? Esta está 13.500. 3.500. Pagamento lá. Colgo anche l'occasione per usare una nuova app per registrare col telefono, perché l'audio dell'app integrata nel telefono Motorola fa schifo e non si capisce niente, quindi spieghiamo questa funzione. Vi volevo far vedere il bagno, che in realtà lì per lì non mi sembrava che avesse nulla da bagni improbabili. C'è la doccia, c'è addirittura c'è una parte del box doccia, asciugamano di dimensioni più che ragionevoli, c'è la tavoletta sporca, insomma, vabbè, però c'è. Vediamo se scarica. Sì. Ho visto Zanzara che è uscita lì, ho visto, sappilo. E invece c'è deve essere sempre qualcosa che non funziona. C'è addirittura per appendere, che è una roba proprio mai vista. Quindi come minimo stessa cosa succederà con la doccia, va bene. Stanzina, vabbè, abbastanza triste, macchine di umidità un po' dappertutto, ma per 11,50, che sono sostanzialmente 10 euro, c'è pure l'aria condizionata, funziona anche abbastanza bene. Vabbè, vado a mangiare. Basta aspettare. Allora, questo qua nebulizza come l'iniettore della mia moto, ma la cosa simpatica è che fai? Lo fai a scivolo verso lo scarico o verso dall'altra parte? Ovviamente verso l'altra parte. Questo mezz'ora dopo sta ancora così,